Allora, le maggioranze si rispettano tutte perché democraticamente elette, si rispetta quella eletta in questo congresso come si rispettano le maggioranze elette dai colleghi anche negli altri enti. È questo il modo di onorare la Costituzione democratica, repubblicana e antifascista, non l'esibizione delle patenti. Cari colleghi, mai come in questi anni i giornalisti sono sotto attacco. Occupazione in calo, basse retribuzioni, delegittimazione della politica, precarietà, querele temerarie, linguaggi d'odio e sessisti, aggressioni. Minacce al diritto dei cittadini a essere informati, per combattere le quali è attualissima la visione del sindacato di Giuseppe Di Vittorio. Autonomia dalla politica, soprattutto dai partiti amici, e unità come valore fondante contro estremismi e tatticismi sulla pelle degli ultimi. Stampa Romana è andata invece finora in direzione opposta. 4 anni fa la mozione politica congressuale di maggioranza chiedeva il commissariamento dell'INPGI, ente che Leopoldo Rubinacci, dopo l'oscura parentesi fascista, riteneva garanzia essenziale di autonomia per la peculiarità dei giornalisti, esposti oltre che ai rischi del lavoro anche all'alea delle vicende politiche. Subito dopo c'è stata la fattiva adesione di Stampa Romana all'iniziativa del governo di allora, degli Stati Generali dell'Editoria, tentativo per bypassare l'autonomia dei nostri enti di categoria sulle riforme del sistema dell'informazione professionale. Stampa Romana ha così legittimato quel tipo di politica che i giornalisti, le loro regole e i loro enti li vorrebbe sciolti da un caustico populismo. Gli Stati Generali sono naufragati e il commissariamento dell'INPGI si è dimostrato tesi irreale di fronte alla commissione tecnica della Presidenza del Consiglio, che ha riconosciuto all'unanimità la causa della crisi dell'INPGI nel pesante calo delle entrate contributive per una crisi dell'occupazione senza paragoni in altri comparti, con l'imprevedibile esplosione dell'800% della spesa per ammortizzatori sociali nel volgere di un anno. Ancora in anni recenti, le riforme previdenziali e i bilanci dell'INPGI, che hanno 8 livelli di controllo, 8, sono stati approvati dal CDA all'unanimità. Ma oggi ci sono coloro che vorrebbero farci credere che loro nel CDA non c'erano, o che se c'erano dormivano. I tatticismi hanno consegnato alla politica il potere sul welfare dei giornalisti dipendenti che Rubinacci temeva e quell'autonomia dei lavoratori che Di Vittorio difese anche contro il suo partito. E alla politica i tatticismi hanno consegnato anche le chiavi dello statuto del nuovo INPGI degli autonomi. Un anno di confronti, 2 bozze diverse esaminate, 10 riunioni della Commissione Statuto, 4 di CDA, 2 di Consiglio Generale, 3 emendamenti al testo base approvati, altri 2 proposti. Così si discutono le riforme degli statuti, non presentandole all'ultimo momento. Ma non è bastato. A chi ha posto il veto su un unico punto che investe tutti noi che siamo qui oggi, la tutela delle associazioni di stampa, della vicinanza ai colleghi e delle competenze del personale degli uffici di corrispondenza, qualità di cui sono testimone diretto e riconoscente al nostro personale, un nostro patrimonio di professionalità e disponibilità da preservare anche dai tatticismi politici. A porre il veto sullo statuto del nuovo INPGI degli autonomi sono stati in Consiglio Generale dei colleghi dipendenti e pensionati, colleghi che degli autonomi ne lamentano poi nel sindacato la mancanza di rappresentanza e tutele. La rappresentanza ben la interpreta chi la dura realtà delle partite IVA la conosce, personalmente e come quadro sindacale, protagonista della grande conquista del giusto contratto per 250 precari storici della RAI, Marco Vignudelli. Alle parole di solidarietà nelle nostre assemblee verso quella che è oggi la parte più numerosa della categoria, è ora che seguano i fatti. Con Marco è il momento di un segretario di Stampa Romana giornalista autonomo. Se non ora, quando? Le tutele, quella governance
che qui qualcuno voleva commissariare sta permettendo all'INPGI di finanziare con i fatti di una corretta e lungimirante gestione patrimoniale e non con le parole 15 milioni in 7 anni per piani di welfare per chi ha redditi sotto i 30.000 euro. A sostenere e illustrare agli autonomi queste opportunità è mancata Stampa Romana. Se lo avesse fatto con forza, insieme all'INPGI e alla Casagit, magari avremmo evitato che 3.000 colleghi autonomi, 3.000, non aderissero a WIN, la Casagit gratuita pagata dall'INPGI, perché resi diffidenti e preoccupati da ben altre narrazioni sull'INPGI, sulla sua amministrazione e sui destini del patrimonio previdenziale degli autonomi, tatticismi sulle spalle degli ultimi. Cosa ha prodotto lo scontro di Stampa Romana con gli altri enti? Lo dicono i numeri degli iscritti aventi diritto al voto nelle più recenti elezioni, ovvero il momento in cui massimo è l'effetto numerico positivo di sanatorie e agevolazioni nelle quote. 4.049 iscritti nel 2014, 3.010 nel 2018, 2.892 nel 2022. In 2 tornate elettorali un crollo del 29% del consenso di questo modello di sindacato regionale. INPGI, Casagit e Commissione Lavoro Autonomo FNSI con WIN hanno dimostrato che sono possibili nuove tutele quando si pratica l'unità. Unità non è negazione di differenze, tutte legittime, ma condivisioni di inalienabili valori comuni. Il Congresso è il luogo dove le nostre differenze si esplicitano e si scontrano, ma anche dove si devono testimoniare i valori comuni. Se durante il lungo e difficile percorso che ci attende nei prossimi 4 anni di mandato, Stampa Romana saprà tornare a praticare unità fra enti e componenti, segnando una netta cesura con il recente passato di scontri, Controcorrente Lazio ci sarà, con uomini, donne, idee, coerenza, chiudo, e con la solida competenza e l'inesauribile passione di Marco Vignudelli.